Oggi vi faccio una ricettina di pesce che davvero con 2 ingredienti e costa anche molto poco e in 5 minuti farete una ricetta da gran gourmet da farvi cadere dalla sedia. Pentola sul fuoco, un po' di olio extravergine, poco e riscaldiamo la pentola. Nel frattempo prendiamo una cipolla fresca, un cipollotto, se non ce l'avete va bene anche mezza cipolla normalissima e la tagliamo grossolanamente e la mettiamo nella pentola con l'olio che dovrà rosolare a fuoco lento per qualche minuto. Come pesce userò del merluzzo decongelato. Io lo so che in Italia il pesce è molto più buono del merluzzo decongelato, però ma questa ricetta va bene con qualsiasi tipo di pesce, va bene se avete un branzino, un orato, una trota, un filettino di nasello o anche del merluzzo fresco, del baccalà, quello che volete, va bene con tutti i tipi di pesce. Prendo un paio di patate nel frattempo e le taglio a fette, spessore circa 1 centimetro. Nel frattempo la cipolla si è rosolata, lascio da parte le mie patate e prendo dei pomodorini gialli. Naturalmente se volete farla anche con i pomodorini normali va benissimo, solo che sarà un pochino più aspra. Metto i miei pomodorini all'interno della pentola insieme alla cipolla, aspetto un paio di minuti che incomincia a soffriggere un po' e poi comincio a schiacciarli, così si romperanno senza senza schizzare ovunque. Se vedete che fate fatica a schiacciarli aggiungete un cucchiaio di acqua. Lasciate cuocere i pomodorini curandoli, li fate rosolare un po' e dopo aggiungete mezzo bicchiere di acqua perché dobbiamo fare un po' di salsina, un po' di pucia. Metto dentro le fette di patata. La patata, se volete, potete fare anche le fette più grandi. L'importante è lo spessore, non superate 1 centimetro, 1 centimetro e 2. Non è che bisogna misurarla, ma deve essere un po' spessa. La copriamo con un coperchio, abbassiamo la fiamma e nel giro di 5-6 minuti le patate saranno cotte. Ora guardate cosa faccio con il pesce. Ripeto, potete usare anche dei pesci molto migliori di questo merluzzo decongelato, un filettino di branzino sarebbe spettacolare qui. Lo arrotolo a portafoglio, praticamente lo piego in 3 intorno al pollicione e lo appoggio con la parte più bella sopra e la parte più brutta sotto. Non c'è bisogno di centrare le patate, l'importante è metterlo dentro nella pentola perché è una cottura a vapore. Il sapore lo darà la salsa, però il pesce deve essere saporito, quindi il merluzzo va bene per fare questi lavori, il baccalà va benissimo, il branzino, l'orata va benissimo, ecco perché sono pesci che hanno una certa sostanza, un certo sapore. Sale e pepe sopra, un goccino di acqua se vedete che vi sembra un po' asciutta, e copriamo con il coperchio e aspettiamo, lasciamo cuocere a fuoco lento per 3 minuti, massimo 4, dipende dalla pezzatura del pesce, ma il pesce non deve mai cuocere troppo, deve cuocere giusto. Nel frattempo mi taglio qualche pomodorino che avevo tenuto da parte. Dopo 3 minuti il mio pesce è cotto con il vapore stesso che ha creato la salsa. Bagno un po' il pesce con la salsina, però la salsa la lascio nella pentola, invece le patate le tiro fuori e le metto già in un piatto caldo. Disponiamo bene le fette di patate nel piatto. Se per caso qualche fetta di patate si è rotta, semplicemente la lasciate nella pentola, quindi magari calcolate di farne un paio in più. Sopra le patate adagiamo il nostro pesce, sempre senza salsa, vabbè, giusto un pochino che gli rimane attaccata, ma senza la salsa. La salsa invece la mettiamo dentro un frullatore, dentro un robot da cucina o al limite in pasta verdura se non volete sporcare il frullatore, però mi sa che è meglio il frullatore. Lo chiudiamo da sopra e da sotto a seconda del tipo di frullatore che avete. Attenzione a non scottarvi quando usate le cose calde con il frullatore. E lo facciamo frullare per 15 secondi, 10 secondi. Poco, non serve molto. Però attenzione, quando si frulla la roba calda bisogna stare molto attenti. Aprite lentamente e abbiamo ottenuto una salsina che è qualcosa di miracoloso. È davvero speciale. Io con qualsiasi tipo di pesce facciate questa salsa. Potete anche condirci la pasta se questo lavoro lo fate con i gamberetti. Meno patate naturalmente. Mettiamo la salsa sopra il pesce, guardate che roba, è la fine del mondo. E qua in 5 minuti, con 5 euro, forse anche meno, abbiamo fatto un pesce che è una meraviglia.